Salve ragazzi, bentornati sul canale e in questo nuovo video dove parleremo un attimo della partita Lazio-Napoli giocata ieri 2-1 per gli azzurri, ed è stato un colpaccio per il Napoli perché la prima mezz'ora il Napoli non ha giocato, non è che non ha giocato, ma la Lazio comunque a ritmi alti ha messo in difficoltà il centrocampo azzurro e il Napoli praticamente ha cominciato a giocare solo sugli esterni, mettendo cross sterili al centro, preda dei due difensori centrali. Abbiamo fatto poco e niente nella prima mezz'ora, però c'è da dire che abbiamo mancato un'occasione con Kvaratskhelia alla sinistra del dischetto nell'area di rigore, che poteva tranquillamente calciare con un mezzo tiro a giro ravvicinato, però ha ciabattato e comunque sfumata l'occasione. E poi ha fatto una Veronica con un tiro da credo una ventina di metri che si è stampata sul palo, che se andava dentro era praticamente, secondo me, il gol più bello della giornata di Serie A, almeno fino ad oggi. Comunque dopo la mezz'ora il Napoli ha preso il pallino del gioco e la Lazio non ci ha capito niente più. Comunque, tornando all'inizio primo tempo, comincia la partita e la Lazio va subito in vantaggio dopo 5 minuti con un grandissimo gol, a mio avviso, perché Zaccagni spalla alla porta, va bene che aveva 2 metri davanti, nessuno l'ha contrastato, però spalla alla porta, si è girato e ha messo la palla all'angolino. E con questo voglio sferrare anche una lancia a favore di Meret. Io sono stato il primo a criticarlo durante errori o prestazioni un po' fuori norma, però ieri sera il gol non ci poteva fare niente. Zaccagni si è girato e hai la porta davanti, la puoi piazzare, l'ha messa all'angolino ed era anche abbastanza forte il tiro, quindi difficile che si possano prendere quei tiri. Preso il gol, credevo che il Napoli non riuscisse più a recuperare la partita, perché avevo un presentimento che la Lazio potesse prendere il sopravvento e dilagare, però dopo una ventina di minuti di sbandamento, diciamo che dalla mezz'ora del primo tempo in avanti c'è stato solo il Napoli. Quindi abbiamo fatto il pareggio con Kim da calcio d'angolo, che meno male quella palla che è entrata di 1 centimetro e la goal line con la fotocamera è riuscita a convalidare la rete. Quindi abbiamo pareggiato e siamo andati negli spogliatoi dopo 10 minuti dal 35esimo alla fine del primo tempo. La Lazio è stata chiusa nella propria area di rigore. Quindi credevo che tra il primo e il secondo tempo, il quarto d'ora di pausa, la Lazio potesse recuperare tutte le idee e dare del filo da torcere all'inizio secondo tempo. Invece il Napoli è entrato nel secondo tempo più agguerrito di fine primo tempo e abbiamo chiuso la Lazio nella propria metà campo per mezz'ora. La mezz'ora del secondo tempo, dove il Napoli ha preso un palo con Osimhen, ha creato 3-4 occasioni limpide da gol, e poi Kvaratskhelia, che l'ha provata tutta la sera, ha portato il Napoli in vantaggio su una palla messa dalla destra a centro area, che ha sfondato la porta. Ci ha messo tutta la rabbia che aveva in corpo, perché era dall'inizio della partita che cercava di buttarla dentro. Quindi contentissimo per Kvaratskhelia, che ci ha dato questi 3 punti che erano fondamentali per la classifica, aspettando la Roma che deve giocare e l'Atalanta. Comunque 11 punti in 5 gare è tanta roba, anche se possiamo rimurginare i 2 punti persi contro il Lecce in casa, però ci sta, è acqua passata e dobbiamo guardare avanti. Adesso c'è la Champions mercoledì. Speriamo che sia sempre lo stesso Napoli che abbia voglia di vincere e di portare punti a casa. Non importa se poi talvolta non ci riesci, l'importante è avere fame. E questo Napoli ha fame, Kvaratskhelia più di tutti. Mi dispiace per l'infortunio di Lozano, perché a quanto sembra il Napoli ultimamente, ogni colpo di testa ogni scontro aereo che succede, comunque con gli attaccanti ci rimettono la faccia quasi tutti quanti. Speriamo che Lozano stia bene, perché ci serve come il pane comunque il cambio con Politano sulla fascia, quindi non possiamo perdere pezzi. Spalletti deve solo capire che la formazione titolare del Napoli è questa, così come io non voglio fare il paragone con il Napoli di Sarri, però Sarri aveva gli uomini contati già allora e aveva la formazione tipo. Poi possiamo dire che no, quello non faceva i cambi, poteva entrare quell'altro, poteva mettere quello prima, però quando hai
una rosa che è corta, non è corta la rosa del Napoli, ma è corta la preparazione, c'è gente che non è ancora preparata, quindi devi per forza giocare con lo stesso 11. Al momento questo 11 funziona e funziona anche la voglia di tutta la squadra. Ieri il Napoli ha fatto una grande partita, è l'unico neo che ovviamente dobbiamo far mea culpa, cioè non mea culpa perché la colpa non è nostra perché gli arbitri sono incompetenti. C'era un calcio di rigore per la Lazio perché il fallo di Mario Rui è fallo e non c'è niente da fare, è calcio di rigore. Manca un calcio di rigore alla Lazio, però le dichiarazioni che sono state fatte poi nel post partita da dirigenza Lazio e cose che ho sentito da Sarri che dobbiamo pensare che sono incompetenti o che c'è altro. Beh, se vuoi insinuare, capite, che il Napoli al limite abbia la partita comprata o favoritismi in federazione, Sarri lo sa meglio di noi, quindi favoritismi non ce ne sono stati, è proprio incompetenza arbitrale quella di ieri sera, secondo me. Ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate, la vostra nei commenti, è sempre Forza Napoli e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!